Bentrovati a tutti amici di Radio Rossonera e buona settimana qui dalla radio, visto che oggi è lunedì 13 se non ricordo male. Sì, lunedì 13 maggio del 2024. Buongiorno a tutti, anche a te Enrico Boiani, pensa. Ciao, grazie, che onore. Ciao, grazie a tutti, cioè grazie a te e buongiorno a tutti in realtà. Buongiorno, io qua stamattina lo dico subito, proprio vado dritto, sparato, mettete mi piace ragazzi, cliccate il like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per tutte le notifiche. Ecco, fate come il direttore che gli sbuca il like da mettere, io se ci provo a me niente, non c'è modo, questa cosa non funziona, ma vabbè. Importante che compaia lui, mettetelo, lasciateci un commento, diteci la vostra, anche perché, come potrete ben immaginare, dopo il bel 5-1 di Milan-Cagliari, le notizie sul futuro, in attesa delle ultime 2 stagionali, latitano. Allora, prima di tutto, insomma, 20 secondi, neanche 15 secondi per farti i complimenti, Henry, per il campionato. Complimenti a Enrico Boiani perché ha Non vinto il Fantacalcio. Scrivetelo qua nei commenti. no, Complimenti Henry per la vittoria al Fantacalcio. mancano 2 giornate, manca soprattutto il Tucu Pereira stasera della tua squadra che potrebbe ribaltare tutto e portarti alla vittoria, quindi non vedo perché tu debba esporti così tanto, visto che ancora è lunghissima, interminabile questa stagione, quindi con molta calma. Tornando a noi invece, il campionato è davvero finito, nel senso che il Milan chiude al secondo posto, la vediamo tra l'altro velocemente la classifica a quota 74 con 2 partite per arrivare a quota 80 ed è finita qui, nel senso che nessuno potrà raggiungerlo, nessuno potrà togliere il secondo posto, nessuno potrà togliere quindi la partecipazione anche alla prossima Supercoppa ed è in buona sostanza finito qui. Poi ci sono 2 partite ovviamente, Torino a Torino e Salernitana in casa per l'ultima. Vabbè Ci i sarebbe bello, risultati li ecco, vediamo diciamo, dopo. chiudere a 80, Mh. così chiudi a cifra tonda, ecco. Poi so che non conta nulla e anche chi se ne frega, però ecco, per rendere ancora un po' più dignitoso il campionato, che cioè 80 punti non bastano per lo scudetto nemmeno se l'Inter non ne fa 95, 96, ma ne fa 85, 86, cioè sia ben chiaro. Non è che con 80 punti in una stagione normale avremmo vinto il campionato, no, cioè 80 punti non bastano per vincere uno scudetto e ce lo stanno dimostrando gli altri top campionati europei. Però comunque è un modo carino, diciamo, per finire, no? Se vogliamo chiudere 80 con altre 2 vittorie all'ultima a San Siro, no? Quando c'è questa sorta sempre di micro festa, a prescindere da come vada la stagione, no? Perché è una giornata in cui vanno in ferie i giocatori, quindi son contenti, si portano dietro le famiglie, eccetera, eccetera. Sarà l'ultima soprattutto di Olivier Giroud, sarebbe bello, ecco, chiudere con una bella vittoria. Mh. Detto ciò, visto che siamo praticamente arrivati in chiusura, No! no, non del video, della che pirla, della stagione, non del video. Ah, Ehm L'augurio è quello che, insomma, si possa un po' accelerare in questi giorni per quanto riguarda la questione allenatore, anche perché obiettivi di campo non ce ne son più. Rispetto per la competizione non c'è più, c'è sì, son 2 partite, un allenatore da congedare e nel caso da trovare un accordo se non dovesse già andare via, magari per una buona uscita. Però in buona sostanza il nome già potrebbe iniziare a filtrare Henry, quindi capiamo un po' come funzionerà questa settimana con 2 o 3, diciamo così, vie mi verrebbe da dire parallele, perché difficilmente si intersecano quelle di Conte piuttosto che di un altro allenatore e di un altro ancora, nel senso che sono idee anche in parte parecchio diverse tra di loro, quindi, difficile diciamo così, difficile che siano alternative. Sono strade un pochino parallele. Su Conte tra l'altro ti do questo aggancio, oggi il Mattino di Napoli rilanciava la questione incontro con agenti con il Milan. Agenti di Conte che adesso
magari sono confusi tra agenti intermediari, eccetera, che gli intermediari ce ne sono a mezza valanga, però gli agenti veri e propri di Conte non ci sono, cioè è lui stesso con il fratello, ogni tanto è stato rappresentato da Pastorello, ma non è un vero e proprio agente, ecco, è quasi più, li fa più da intermediario. Quindi prendiamo la notizia per quello che è, per ora non risulta, quindi la riportiamo e basta, però questo è. Però iniziano a esserci, cioè inizia a esserci qualche sirena Va, in più. va come ci crede Harry. No, 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 non ci credo, però ti sto dicendo che rispetto a 2 settimane fa Eh. non è così avulso, no, il nome di Conte, cioè, se non sbaglio anche Gianluca Di Marzio ha parlato della volontà di Conte o comunque della massima, tra virgolette, disponibilità di Conte per il Milan, no? E non lo so, a me sembra che veramente, cioè, cosa stiamo aspettando? Cioè, detto, detto molto chiaro, cosa diavolo stiamo aspettando? Non lo so io, cioè, ripeto, massimo rispetto per Pioli, per le ultime 2 che deve fare, ci mancherebbe. Poi vedo che in realtà però i nomi dei giocatori escono senza problemi, i nomi di altri allenatori escono Ma senza guarda, problemi. questa mi fa impazzire 'sta cosa. Ecco, però comunque cosa staremmo aspettando di base? Cioè, tanto abbiam capito che gli altri allenatori più o meno tra chi è bruciato, il nome bruciato perché la piazza non ne era contenta, tra chi magari preferisce altri lidi, tra chi deve capire cosa fare col Porto, aspettare altre 2 settimane per la finale di Coppa di Portogallo, tra chi, invece magari andrà al Marsiglia, parlo di Fonseca, che è a un passo ormai con la vittoria di ieri dalla qualificazione in Champions con Lille. Insomma, ci sono tanti nomi, ognuno ha quel qualcosa che non va, no? Quel sì ma. Sì. E cosa staremo aspettando per Conte? Cioè, capisco che anche Conte di sì ma ne ha 13 probabilmente, però caspita, siamo arrivati così avanti, molti si sono autoesclusi, qualcuno si è eliminato, qualcuno è stato forzato ad essere eliminato. Non dico che resti solo lui nella volontà di tutto il mondo Milan, e parlo soprattutto dei tifosi, però quasi. Guarda, io guardo la data e fortunatamente mi conforta, nel senso che siamo al 13 di maggio e più un giorno dopo l'altro, un giorno dopo l'altro, questa sorta di alone di mistero inizia a diradarsi perché d'altronde passano i giorni, finisce il campionato e un allenatore dovrà arrivare. 2 questioni. La prima, Mister X, Eh. che prima o poi dovrà avere le sembianze di un allenatore vero, ma non è che lo dobbiamo, diciamo così, impastare con la creta e farne uno nuovo che compare dal nulla. Sarà un allenatore già presente sulla piazza e soprattutto se deve venire a fare l'allenatore al Milan, incontrare il favore della piazza, essere un vincente, essere bravo in generale, eccetera, eccetera, vuol dire che è un nome già conosciuto, cioè non sarà sicuramente un nome sconosciuto perché vuol dire che arriva da una squadra XY di un campionato Z e che non sarà così. Quindi evidentemente, tra virgolette, c'è già, non c'è già nei pensieri, ma esiste già questa sorta di Mister X. Cioè, certo, cioè mi auguro. Okay, quindi è uno di questi che sono già usciti, cioè non è che ne inventeremo uno all'improvviso, colpo di scena, pum, arriva il signor X dalla Premier League. Cioè, gli allenatori buoni questi sono, cioè non è che scapperemo da questi 7, 8 nomi. Può esserci Luis Enrique che litiga con il Paris, che so, si libera e va bene, e si crea la chance. Se no gli allenatori questi sono. Quelli di Sì, può livello, diciamo esserci un così. nome che può essere magari un nome che è rimasto in retrovia o di cui ancora non si è parlato troppo, e mi immagino che ne so, boh, Tuchel o Rose o questi, o Rose si è Sarri, non lo autoconfermata so. all'Ipsia, quindi Eh? Rose si è autoconfermata all'Ipsia, quindi anche lui, E allora cioè, allora, questi restano. cioè, sono Cioè questi. Seconda questione, Antonio Conte. Ehm
Ma io posso anche prenderla per, diciamo così, una sorta di cortina di fumo pazzesca, cosa che tra l'altro nel nostro mondo non ho visto mai succedere, nel senso portata così avanti per tanti giorni che non viene scalfita. Però, visto che insomma poi siamo no vabbè, stavo degenerando. Bravo, fermati. Bravo. No, la questione è molto semplice. Se si fa filtrare che non piace, non piace. A meno che poi a un certo punto, tra una settimana, arriva Conte: "Ah no, ma dicevamo per non far uscire il nome, eccetera, eccetera". Lo spero. Mi sembrerebbe strano, vista, diciamo così, la determinazione nella smentita, ma non Sì, però il Milan ha una economica, carta, sì, mo tecnica, come ben eccetera. sai, può giocarsi ancora una carta che è stata in silenzio fino ad ora, e che diciamo diventa l'alfiere del nuovo allenatore scegliendolo e avallandolo e magari parlando anche proprio per la prima volta pubblicamente insieme al nuovo allenatore, e parlo di Zlatan Ibrahimovic. Cioè, tutti i nomi di allenatore, che siederanno, cioè chiunque sia che siederà sulla panchina del Milan, avrà un timbro sopra, no, è il timbro di Ibra, cioè avrà il certified by niente, ti è ricomparso, non so perché. Mettete like. C'ha il timbro del certified by Zlatan Ibrahimovic, cioè Ibra ha dato l'ok, diciamo è contento. Poi ci sono tanti gradi, no, di approvazione, dall'entusiasmo alla sola accettazione, eccetera, però comunque ha il timbro di Zlatan Ibrahimovic e quindi quella è la carta che il Milan potrà giocarsi in futuro. Ragazzi, speriamo, cioè nel senso, speriamo di avere un buon allenatore. 2 delle notizie a breve, anche perché come hai detto il campionato è bello che è finito, quindi no, la Juve stessa non mi sembra che stia, diciamo così, portando un grande rispetto a Allegri, quando non smentisce per vie parallele, quando filtra il nome di Thiago Motta. Anche perché quando che è successo? Ciao Antonio. È Emerson Royal, assolutamente, lo salutiamo. Ciao Emerson. Anche perché è filtrato un nome alla Juventus, anzi 1 e mezzo toh. Cioè Thiago Motta, Thiago Motta, Thiago Motta, Thiago Motta e forse in secondo piano Conte, ma questi sono. Da noi sono filtrati Una decina abbondante. 15 almeno, mal contati. Va bene, siamo arrivati in chiusura, speriamo di avere delle news a breve. Caro Henry, ciao. Ciao, buona giornata, a dopo. Saluti, è stato un piacere, spero. Ciao. Mettete like. Non funziona più. No.